È stata sorteggiata allora questa nuova Champions League, è nata la nuova Champions League 24-25. Simo, all'Inter è andata abbastanza, poteva andare peggio, poteva andare anche meglio però. Sì, dai, alla fine siamo ancora nella fase in cui non abbiamo precedenti di questa organizzazione, quindi siamo un po' tutti, secondo me, con grande prudenza nei giudizi, però dai, poteva andare, hai detto bene, poteva andare meglio ma anche peggio, quindi ci accontentiamo e ci va bene, secondo me. Questo è il tabellone, ci focalizziamo sull'Inter e poi analizziamo un attimo anche le italiane. Per me la Juventus è stata la più fortunata in assoluto. Tra tutte le italiane credo sia stata la più fortunata di tutti, la Juve. L'Inter si becca il Manchester City in trasferta, il Lipsia a San Siro, l'Arsenal a San Siro, il Bayer Leverkusen in Germania, la Stella Rossa in casa, lo Young Boys in trasferta, il Monaco in casa e lo Sparta Praga in trasferta. Queste sono le nostre avversarie, per chi ci segue in video nel riquadro giallo-arancione. Sono le squadre che andremo ad affrontare in questa Champions, che è per la prima volta in questo formato, quindi avremo 8 squadre, 8 partite differenti da giocare, 4 in casa, 4 in trasferta. In queste 8 partite noi faremo i nostri punti, tutti i punti andranno in una classifica che riguarda tutte le squadre, quindi ci sarà una classifica unica, non ci sono più i tradizionali gironi e le prime 8 squadre andranno direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla 24esima squadra andranno ai playoff, quindi dovranno fare uno spareggio, dalla 25esima in poi invece saranno direttamente eliminate, non andranno nemmeno in Europa League. Quindi, Simo, l'Inter intanto che obiettivo si pone? Si era posta per questa Champions. Dal nono al 24esimo posto è relativamente facile arrivarci, perché diciamo che sono state fatte delle simulazioni dall'UEFA, si è visto che con 6 o 7 punti almeno 24esimo ci arrivi, quindi agli spareggi ci vai. E 6 o 7 punti con tutto il rispetto, ma tra Young Boys, Monaco, Sparta Praga, Stella Rossa eccetera è il minimo che l'Inter faccia, non dovremmo nemmeno considerarli, quindi che obiettivo ci poniamo innanzitutto? Allora, a posteriori del sorteggio, secondo me, diciamo che il livello credibile a cui poter arrivare è o negli ultimi posti di quelli che ti portano già automaticamente agli ottavi o nella prima parte di quel gruppo che va a farsi i playoff, realisticamente. Poi se fai tanto male puoi anche andare più in giù, se fai tanto bene puoi sognare, però penso che più o meno realisticamente saremo lì, credo. Perché, allora, io l'Inter, diciamo prima, la vedo nelle prime 10 in Champions in questo Sì. momento. Quindi ciò significa che se fai molto bene, sali un po' di livello e puoi entrare nelle prime 8. Se fai il tuo, sei appena fuori dalle prime 8 e quindi vai allo spareggio. Analizziamo questo sorteggio. Manchester City e Lipsia. Nella prima fascia abbiamo beccato forse la peggiore o quasi, in trasferta tra l'altro il Manchester City, e il Lipsia. Il Lipsia era una di quelle, oggettivamente, con tutto il rispetto, che avremmo voluto prendere della prima fascia. È nella seconda fascia che ci è andata abbastanza male. Sì, la prima fascia tutto sommato è andata bene, c'era grande possibilità di prenderne 2 molto forti e ne hai presa una. Nella seconda fascia c'era una possibilità quasi equivalente di prenderne forti e deboli, perché tolte le italiane che non potevi pescare, ne avevi 3 molto forti e 3 molto meno forti, con tutto il rispetto. E all'Inter qui invece è andata male perché ha preso 2 delle 3 più forti, quindi qui non è andata bene, però diciamo che poi guardando anche le altre 2 fasce meno importanti, la terza e la quarta, ci siamo evitati l'Aston Villa, per esempio, in ultima, che poteva essere pericolosa. La terza mi sembra tutto sommato fattibilissima. Quindi tutto sommato credo che sia abbastanza equilibrata con questo neo della seconda fascia, che però appunto viene riequilibrato da tutte le altre. E quindi è giusto, sono d'accordissimo in chat, come dice Beppe, ragioniamo partita per partita, è chiaro. Però a me Simo sembra che l'Inter comunque abbia in testa l'obiettivo di provare ad andare agli ottavi di finale direttamente, che è un obiettivo molto importante a livello sportivo ma anche economico, perché questa Champions League già di base ti garantisce il 30% in più di ricavi. Facevamo un po' di conti, già solo partecipando l'Inter si porta a casa 54 milioni ed è l'italiana messa meglio in termini di market pool, ranking, eccetera. Ciò significa che se vai diretto agli ottavi di finale di Champions ti avvicini molto già a quota 100 milioni, quando
andando in finale di Champions League col Manchester City nel vecchio formato della Champions è arrivato a circa 100 milioni più o meno, quindi già qui praticamente vai ad aumentare di tantissimo e agli ottavi hai già incassato quello che prima avevi incassato con una finale di Champions, quindi inevitabilmente questo è un grande obiettivo proprio in termini proprio societari da dover raggiungere. Quindi questo Simo influirà un po' sul campionato, cioè forse l'anno scorso l'Inter ha fatto molto turnover in Champions, abbiamo fatto molte rotazioni. Forse quest'anno si proverà invece ad aggredire i primi 8 posti e quindi la Champions avrà un valore molto importante in questa prima parte di stagione. Penso di sì, anche per ambizioni dello stesso Inzaghi, che fin da quando è all'Inter non ha mai nascosto l'importanza che ha voluto dare all'Europa, e come dicevano anche tanti tifosi in queste settimane, il fatto che magari alcuni dei giocatori della rosa, che per esempio hanno già vinto non uno ma ben 2 scudetti, o comunque anche quelli che ne hanno già vinto uno, cioè la maggior parte, ormai praticamente, quasi tutti, possono vedere con un occhio diverso la competizione europea. Quindi su questo ci sarà sicuramente motivazione, sarà importantissimo che Inzaghi gestisca molto bene le rotazioni e che i giocatori un attimino di secondo piano, quando chiamati in causa, abbassino il meno possibile il livello, perché è plausibile che magari in campionato in alcune fasi trovino più spazio loro che altri, e allora lì sarà importante che rendano bene. E allora facendo un po' di conti, Simo, dicevamo probabilmente serviranno un 18 punti per entrare nelle prime 8, poi dobbiamo ancora avere uno storico per capire tutto, però in totale sono 24 punti da massimo, diciamo, che puoi raggiungere e non credo che faranno 24 punti, cioè sarà difficile riuscire a vincere tutte e 8 queste partite, visto che conterà davvero fino all'ultima. Verosimilmente, ecco, 17-18 punti mi sembra un pochino la base minima forse per poter stare dentro le prime 8. Per fare 17-18 punti devi essere impeccabile con le ultime 4 e quindi vincere tutte e 4 sono 12. Piazzare almeno 2 vittorie tra le prime 2 fasce. È un percorso da Inter, cioè se fai l'Inter puoi entrare nelle prime 8, se fai anche un passettino in più ci stai comodo nelle prime 8, se fai il tuo e non di più rischi di stare nelle prime che vanno ai playoff, tra il nono e il 10° posto. Beh, questo se vogliamo per esempio è un cambiamento rispetto al passato, diciamo nella proiezione all'alto livello, nella Champions classica coi gironi abbiam visto anche casi di annate in cui si andava ai quarti si andava agli ottavi con tipo 6 punti, cioè roba del genere. Qui se fai 6 punti cioè scusa, se fai il corrispettivo diciamo dei 6 punti, comunque se non rendi al massimo, magari vai ai playoff e quindi poi te la giochi e ci puoi comunque arrivare, però per arrivare agli ottavi primo e diretto devi fare un bel percorso. Se ragionassimo solo sulla Champions, non inserendola nel calendario con i 1000 altri impegni, l'Inter li può fare tranquillamente i punti che le servirebbero per arrivare nelle prime 8. Poi, come diciamo, da tempo dipende da come si incastra, dipende dai momenti in cui giochi, dall'ordine delle partite, perché se per esempio l'ultima ce l'hai a Manchester contro il City, diventa un problema se arrivi all'ultima a giocarti la Sì. qualificazione, per esempio. Quindi capiremo anche in base a quello, però io sono abbastanza fiducioso, devo dire, e curioso soprattutto di vedere queste partite, anche alcune molto spettacolari. E di capire anche come gli altri incroci, per esempio i Manchester City che pescano anche un'altra di prima fascia importante, come vanno a togliersi punti tra di loro. Eh sì. Perché se ci sono degli incroci alti a questi livelli e si tolgono punti tra di loro, quelle che noi vediamo più forti di noi, per noi si sbloccano, diciamo, delle possibilità in più. Cioè, se il Manchester City ha degli scontri con delle altre big, eccetera, il Real Madrid stesso, eccetera, tolgono dei punti, qualcuno toglie e noi chiaramente scaliamo un pochino più sopra come possibilità e si abbassa la quota per entrare nelle prime 8. Un rapido sguardo anche alle altre italiane, con il Milan che prende Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava. Le ultime 4 abbordabili per il Milan, becca anche una terza fascia gestibile come il Club Brugge, Liverpool, Real, Bayer Leverkusen difficile.
Per cui Simo mi sembra decisamente più abbordabile quello della Juve, che becca Manchester City, Lipsia, Benfica, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Stoccarda, Aston Villa. Al di là del Manchester City non vedo nessuna squadra sulla carta superiore alla Juve, o comunque le vedo tutte almeno leggermente inferiori alla Juventus sulla carta. È molto equilibrata, perché comunque PSV, Lille, Stoccarda, Aston Villa non sono le peggiori della terza e quarta fascia, anzi, sono forse anche quelle un pochino più insidiose, però è molto equilibrato, ma tutte partite alla portata, mi sembrano. Sì, 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 penso che la Juve sia quella che ha avuto la pescata migliore, perché è vero che ha, come hai detto bene, nella parte delle squadre più facili, quelle meno facili di quei gruppi lì, però è anche vero che delle prime 4 ne ha una sola, veramente forte. Il Milan, per esempio, ha entrambe la prima fascia, le ha pescate male, perché ne ha prese 2 fortissime, e in più ha anche una di quelle forti della seconda fascia. La Juve invece si è beccata una sola molto forte dalla prima e 0 dalla seconda fascia. Quindi da questo punto di vista gli è andata bene, deve però fare il suo, come hai detto, tra Aston Villa, PSV, quelle squadre lì che comunque sono partite che deve affrontare con un certo impegno. Tra, per esempio, vedo ora proprio qui vicino a calendario, Stella Rossa Dinamo Zagabria del Milan e PSV Lille della Juve, insomma, c'è una buona differenza, come anche tra Slovan Bratislava e Aston Villa, quindi non deve complicarsi la vita in fondo, diciamo. Velocemente poi l'Atalanta pesca Real Madrid, Barcellona, Arsenal, niente male, Shakhtar Donetsk, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda. Verosimilmente l'Atalanta per me può andare in quelle alte, ma da playoff. Il Bologna pesca Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Benfica, Lille, Sporting, Monaco e Aston Villa. Bologna è stato abbastanza sfortunato, secondo me, come livello di sorteggio, anche se la prima fascia e secondo non ha preso proprio dei mostri, però tutte squadre molto equilibrate. Penso che per il Bologna l'obiettivo sia fare quei 7-8 punti che ti portano tra le prime 24 per andare al playoff, e ecco, poteva essere un pochino più semplice come sorteggio per il Bologna, ma potrebbe arrivarci. I playoff poi saranno in andata e ritorno, e mentre chi va agli ottavi direttamente giocherà 2 partite in meno sostanzialmente, per cui per arrivare a vincere questa Champions servivano 13 partite, adesso ne servono 15 o addirittura 17 se parti per il playoff. Simo, un ultimo ragionamento che facciamo, poi chiudiamo la clip. Chi vediamo noi davanti come livello di difficoltà rispetto all'Inter? Manchester City, Real Madrid, Bayern, poi noi ce la giocheremo forse con PSG, Barcellona, Liverpool, Atletico, Arsenal e Bayer Leverkusen, forse Bayer Leverkusen anche, però sì, più o meno queste sono le nostre avversarie. E allora il Bayern becca il PSG e il Barcellona, quindi qualche punticino tra loro se lo tolgono. PSG becca Manchester City, Bayern, Atletico e Arsenal. E Liverpool, Real, Bayer Leverkusen, noi l'abbiamo detto, il Borussia Dortmund ha Barcellona, Real, ok. Il Barcellona ha il Bayern, e poi è stato abbastanza fortunato in generale il Barcellona. L'Atletico ha il PSG, Leverkusen, abbastanza fortunato anche l'Atletico Madrid. Però ecco, la mia sensazione è che forse rispetto a quei 20 punti che diciamo all'inizio, la quota potrebbe essere un pochino più bassa in realtà per andare agli ottavi. Quindi 17-18 punti potresti starci, non dico tranquillamente, ma potresti starci dentro. Sì, con la possibilità dei pareggi in effetti può capitare, devi andarti anche bene lì. Poi se andiamo a rivedere anche, adesso in particolare per l'Inter, perché fare questo discorso su tutte è un casino, ma se andiamo a rivedere anche l'accoppiata casa-trasferta delle varie squadre, come dicevamo, facevo presente nel pre-partita che non giocando più andata e ritorno con la stessa squadra e che quindi si equilibra, devi anche essere fortunato nel pescare le squadre giuste da affrontare in casa e quelle peggiori, cioè devi essere fortunato in questo accoppiamento. E per esempio nel caso dell'Inter, secondo me, avere il City in trasferta e il Lipsia in casa è meglio, perché il City anche beccarlo in casa è molto facile che tu non vinca e addirittura che perda. Il Lipsia, che invece è una squadra molto più abbordabile, secondo me è meglio affrontarla in casa, così hai un ulteriore elemento di
di aiuto per fare quei 3 punti che sarebbero determinanti. Vedevo prima anche tra terza e quarta fascia, devo dire che tutto sommato è andato abbastanza bene, perché lì invece il discorso per me si ribalta. Se una è meno forte, essendo già meno forte di base, se anche te la affronti in trasferta non è un grandissimo problema, mentre quella magari un filino più ostica è meglio averla in casa, e secondo me è andata così. Di quelle di seconda fascia, tra Arsenal e Bayern, le differenze sono relative, ecco, non so dirti se sia meglio come è andata a noi o se sarebbe stato meglio invertire. Però negli altre 3 urne comunque è andata bene, quindi mi accontento di questo. Ci accontentiamo. Sabato 31 agosto sapremo calendari precisi, la prima giornata 17, 18 o 19 settembre tra Monza e Milan, con la possibilità di giocare anche di giovedì, ma solo per la prima settimana. L'ultima giornata sarà invece il 29 gennaio, tutte le partite in contemporanea. 2 partite di Champions del girone si giocheranno a gennaio. Chiudiamo qui la clip, ricordandovi ovviamente di iscrivervi al canale e vi aspettiamo su passioneinter.club, la nostra community dei sostenitori di Passione Inter.